Siamo arrivati in quel periodo dell'anno in cui l'erba comincia a essere un problema e quindi bisogna diserbare. Ma salve a tutti, io sono Francesco e benvenuti su Tascam Wine Grower. Prima di iniziare, avete controllato di essere iscritti? Che se non lo siete, fatelo. Il tastino è lì sotto, a voi non costa niente, ma mi fate capire di apprezzare sempre il mio lavoro. Diserbo, una parola un po' quasi controtendenza ultimamente, dato che si cerca sempre di più di andare verso un'agricoltura sostenibile e soprattutto abbandonare il glifosate. Ma infatti parlo di diserbo, ma si parla di diserbo meccanico. All'inizio pensavamo di fare con questo. E di questo un po' l'abbiamo utilizzato, ma ve ne parlerò in un prossimo video. Poi in realtà alla fine abbiamo optato per lo spedo, che adesso non è qui perché lo spedo l'ho già rimesso a nanna in quanto abbiamo finito, ma se faccio il video è perché ovviamente ho da farvi vedere qualcosa, perché altrimenti non ve lo facevo. Quindi abbiamo optato per lo spedo. Perché cosa? Perché questa decisione, dato che lo spedo è lento rispetto perlomeno al rasentino, anche se fa un lavoro devo dire molto molto piacevole. Abbiamo optato per la decisione dello spedo perché per questo, per il sovescio, perché per far lavorare bene quell'attrezzo bisogna ovviamente fare il filare da entrambi i lati, in su e in giù, e con il sovescio nel mezzo vorrei farlo fissare un po' d'azoto in terra, quindi è bene lasciarlo ancora vivere fino perlomeno a maggio, quando lo trincerò. Per cui sì, abbiamo optato per lo spedo, perlomeno in queste vigne con sesto d'impianto a doppia posta, quindi con un bello spazio tra vite e vite che permette appunto allo spedo di entrare sotto. Perché sì, lo spedo appunto abbiamo scelto perché entrava sotto il filare e toglieva più erba di quanto potesse fare il rasentino. Infatti qui si vede la vigna lavorata, si vede molto bene la forma del rientro della dischiera, eccola qua, che ovviamente si è mangiato una bella dose di terra e soprattutto si è mangiato una bella dose di erba. Guardate che bellezza, questa è tutta erba che nel giro dei prossimi giorni morirà. Viene spontanea anche da voi, avendo lo spedo che entra al di sotto del filare, si va a mangiare un po' più in là di quello che è appunto la linea del filare. Questo appunto ci permette di togliere un po' più erba di quanto si possa fare con altri attrezzi, senza aver bisogno di andare a mettere il trattore sopra il sovescio, perché altrimenti sì, anche lo spedo farebbe un lavoro ancora migliore se potessimo andare su entrambi i filari, però in questo caso non si può fare, perché altrimenti il sovescio si butta giù. Quindi per fare un lavoro fatto al meglio possibile, ecco, diciamo così, al meglio possibile, siamo stati obbligati a prendere quello. Non vi farò la spiegazione di come funziona, di cosa, se vi interessa, vi lascio qua in alto il video di quando l'abbiamo preso, che vi ho fatto una bella spiegazione su tutti i comandi, su tutte le cose. Ve lo lascio qua in alto se vi interessa. Per adesso limitiamoci a apprezzare la lavorazione che ha fatto, perché l'ha fatta bella, e qui c'è rimasto un ciuffo d'erba che non ci doveva essere, perché ha fatto un bel lavoro. Erba ce n'è rimasta il giusto in realtà, ovviamente dalla parte di là finché non si passerà poi al sovescio ci rimane l'erba, ma vi lascio un po' a vedere come lavora quell'attrezzino, perché sì, c'è poco da fare ragazzi e non mi pagano per dirlo, però lo spedo è veramente veramente un bell'attrezzo, è veramente un bell'attrezzo perché lavora bene, le viti le scansa tutte deve entrare rientra, e soprattutto guardate la forma, nonostante la dischiera sia bella ingombrante, quando deve rientrare qui fa veramente la forma vicino alla vite e ci rimane veramente poca erba sotto il filare. Potessimo andare dalla parte di là, perché giustamente qui è quando qui si scansa, esce, e qui quando rientra ci mette un po' di più a rientrare, perché ovviamente scatta la bacchetta, deve ritornare dentro prima di cominciare a mangiare la parte interna. Per fare un lavoro perfetto bisognerebbe poterlo fare anche all'ingiù, così che questa punta d'erba qua finisca qui, finirebbe qui se facessimo anche di là. Tutto non si può avere, tutto non si può avere, e allora che gli si fa? Comunque è interessante, già che ci sono vi voglio far vedere anche un'altra cosa. Questa è una vigna in fondovalle, infatti guardate qua, ancora devono sbucciare per bene le gemme, hanno iniziato ora a sbucciare, mentre in tante altre parti ho già germogli anche lunghi così, qui ancora devono sbocciare, e questa è la fase più pericolosa per le gelate. E in questi giorni hanno anche messo freddo, quindi speriamo bene che non ci siano gelate. Comunque vi lascio la lavorazione. Vabbè. Hai dentro.
Come avete visto, giustamente potendolo fare da un lato solo, la lavorazione appunto viene così. La velocità di lavorazione è comunque interessante perché si parla di circa 4 all'ora e in realtà si riuscirebbe anche a fare delle belle quantità di ettari, almeno 3-4 al giorno se uno ci stasse veramente sopra, e soprattutto, più di starci sopra, una cosa fondamentale, a prescindere dall'attrezzo, le svolte. Le svolte. Oh mio Dio, quanto tempo si perde con le svolte. Cioè, una vigna in cui si gira bene in fondo ti fa risparmiare una buona mezz'ora per ettaro, tranquillamente. Ho una vigna di 2 ettari, un corpone di 2 ettari, in cui c'è spazio, i filari sono lunghi, ci si gira da Dio. Dipende un po' da cosa devo fare. Ecco, diciamo, per trattare ci metto meno di 2 ore, un'oretta e mezzo. Ho un pezzo di vigna che è mezzettaro, che ci metto quasi lo stesso tempo perché non si gira, mi tocca fare tutto il giro largo, ed è una cosa indecente. È una cosa indecente. Comunque, già che ci sono, vi voglio far vedere anche un altro pezzettino di vigna che abbiamo fatto, proprio quello, un pezzettino che è lassù da solo. Avevo lo spero sotto mano, ho detto ma sai che lo passo. Faccio vedere anche la differenza tra appunto una vigna che lavora singolo e una vigna dove si può andare sia di qua che di là, così almeno potete apprezzare un po' la differenza di quello che vi dico. Come avete visto, quando si può fare da entrambi i versi, la lavorazione viene veramente magistrale, e c'è un po' di polline che stanno cadendo a giro, è una cosa pazzesca, questi fioppi buttano una quantità di polline assurda, sembra nevicato in terra. Comunque, sì, quando si può fare entrambi i filari, la lavorazione è veramente perfetta e l'erba non ci riesce per un bel pezzo, per veramente del tempo abbondante, almeno dovrei essere nei primi di aprile. Diciamo, ora siamo tranquilli fino a metà maggio-giugno, anche. Dipende un po' da come viene la stagione, ma quando c'è passato quello e lavorato per bene, siamo tranquilli per un bel periodo. Ora, tralasciando il fatto che io sono in conversione bio, questo è l'ultimo anno di conversione, però il glifosate o altri erbicidi, ma soprattutto il glifosate, erano anni, anche prima della conversione, che non lo utilizzavamo. Questo perché uno mi potrebbe dire tante cose, ma lo utilizzano, ragazzi, il glifosate è più veleno di quanto non siano i normali fitofarmaci che utilizziamo per la vite. Cioè, cercate su internet cause Bayer Monsanto, perché la Bayer, perlomeno il gruppo Bayer Monsanto, sta perdendo miliardi di euro in cause contro il glifosate. Non era mai successo che un'azienda perdesse così tante cause per colpa di un prodotto. E tutti si sa che prodotti per la vite, prodotti anche per altre culture, non fanno proprio bene, anche il rame stesso non fa per niente bene. Però un'azienda che li produce e continua a perdere miliardi perché la gente gli fa causa e la vince, vi fa capire che forse quell'erbicida è particolarmente pericoloso. Eppure sì, eppure lo utilizziamo noi, lo utilizzano all'estero, in Italia lo vogliamo vietare, però continuare a importare dall'estero prodotti su cui è stato utilizzato, quindi insomma c'è un bel controsenso. Per non parlare poi della Nuova Zelanda, dove era tutto letteralmente diserbato a glifosate, perché lì erbava tanto. Ci ho fatto un video e ve lo lascio poi in alto, anche quello, se vi interessa andare a ripescarlo. Vecchi ricordi dell'anno scorso quando ero laggiù dall'altra parte del mondo. Comunque, detto questo, fatemi sapere come fate voi in vigna per diserbare,
se fate ancora diserbo chimico, se utilizzate diserbo meccanico, se utilizzate anche altri prodotti perché stanno uscendo, non prodotti veri e propri, altri macchinari che stanno uscendo, c'è il pilodiserbo, c'è il diserbo con l'acqua a alta pressione, c'è il diserbo elettrico, che l'ho visto l'anno scorso in fiera, e potrebbe essere interessante perché brucia la pianta, brucia l'erba con la corrente, quindi potrebbe essere molto interessante. Comunque, fatemi sapere che combinate voi nelle vostre aziende. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, attivare la campanellina e passate da Instagram, Facebook e TikTok con il link in descrizione. E noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video.